Giulio, è un grande onore. è un grande onore, sì. È un grande onore. Bellissimo apparecchio che ci guarda con il suo occhio malandrino. Allora, intanto Sì. cominciamo con la anagrafica, perché ce ne scordiamo. Sì. Marantz Model Hai 10, ragione. perché talvolta diamo per scontato e ce lo discordiamo. Esatto. Marantz Model 10, e credo che questa come prova sia una sorta di prima, forse nazionale, ma forse anche europea, non lo so. Insomma, comunque credo che siamo tra i primi ad avere la possibilità di ascoltare e mettere le mani su questo oggetto che è a questo punto flagship della Marantz nell'ambito degli amplificatori, Esatto. con una linea che è la linea 10, Sì. che prevede anche un lettore CD Super Audio CD e uno streamer. Bravissimo, esatto. Esatto. Un network streamer. Network streamer, esattamente. E l'oggetto è bellissimo, poi ne parleremo nel dettaglio. Stupendo. Stupendo. E quindi andiamo? Quindi, chi lo sa come va? Non glielo diciamo perché devono arrivare fino alla fine. Assolutamente. Giusto? Subscribe, campanella, a tra poco. Ciao! Ciao. Prima di tutto la parte estetica. Sì, perché Marantz ci tiene molto nella sua comunicazione a sottolineare la stretta connessione fra questa serie di apparecchi, Sì. moderni evidentemente, e la sua tradizione non solo dal punto di vista del sound, ma anche dal punto di vista dell'immagine. Quindi ci sono tutta una serie di riferimenti in questo amplificatore a dei modelli storici del catalogo Marantz, della storia Marantz, che in qualche maniera hanno un po' segnato delle tappe fondamentali Esatto. nell'ambito della loro produzione e del loro sviluppo come azienda. Tra l'altro la Marantz parte dagli anni 50, da inizio degli anni 50, con un signore che si chiamava Saul Marantz, Saul Marantz. Che cominciò con lo stereo Consolette, Sì. che era mono se non mi ricordo male, per poi passare credo il preamplificatore si chiamasse Model 5, forse, che adesso si trova anche sul mercato del vintage con un bellissimo contenitore in legno, Sì, molto sì. bello. Però ci sono degli elementi stilistici, ad esempio queste griglie che qui è certo. stata reinterpretata con questa mesh che ha questo sorta di micromovimenti a onda bellissimi, molto simile a quella che avevamo trovato nel piccolissimo, all'altro versante del catalogo Marantz dell'M1, però anche quello caratterizzato da Sì. quella copertura fatta con questa griglia metallica che lascia poi vedere il ben di Dio che c'è all'interno. Che tra poco vedremo. Esatto, questo stesso disegno è poi ripreso anche da questo contropannello illuminato da questa barra LED che ha un'illuminazione davvero particolare, molto molto concreta. Sì, però anche tenue, anche Sì. sfumata. Devo dire che vederlo in un ambiente in penombra fa veramente una gran bella impressione. Il pannello frontale è fatto dal pieno in alluminio con una macchina CNC che lavora su 6 assi, quindi una cosa estremamente complessa. Una cosa che a me ha veramente colpito, commosso per certi versi, è il display circolare, anche questo reinterpretazione di alcuni Del Model 9. Del Model 9, esatto, quindi alcuni modelli storici, dove oltre alle informazioni di servizio e ai menu che servono per fare i vari settaggi, li state vedendo adesso in overlay, ma c'è una modalità che a noi è piaciuta da morire, che è quella dei view meter. Ovviamente stiamo parlando di una rappresentazione grafica dei view meter, ma molto precisa È molto veloce. e molto veloce, e effettivamente sono dei veri e propri view meter. Sì. E insomma, anche per chi come te, che è feticista dei V-meter, che li metti in tutte le tue realizzazioni, e che ti ho sempre visto molto scontento dei V-meter simulati dagli apparecchietti cinesi più economici, questi invece ti hanno convinto. Assolutamente. Dal punto di vista di quello che fa, perché poi adesso, fino adesso abbiamo parlato, allora, questo è un amplificatore analogico puro e semplice, che meraviglia. Del resto, come tu hai detto nell'introduzione, gli si affianca
un lettore di CD super audio e un network streamer, quindi non ha alcun bisogno di avere null'altro se non sezioni di amplificazione. Per cui è completamente bilanciato, monta i moduli HDAM di ultima generazione, quindi la 3. Se volete leggere un po' di storia di HDAM l'abbiamo scritta sull'articolo del sito, quindi proprio c'è un paragrafo che parla solamente di quello. Ingressi bilanciati, sbilanciati. Ingresso fono, esatto, regolabile, quindi è sia MM che MC, e su MC si possono settare diversi parametri, tre livelli, esattamente. Allora, interessante, molto interessante la possibilità, per chi avesse la possibilità, scusate la ripetizione, economica, di affiancarne un secondo per fare una configurazione di multiamplificazione passiva, sì, perché uno si può fare specificandolo per un canale, l'altro per l'altro canale, collegandolo con un bus, che è un bus che adesso state vedendo in overlay e che permette, attraverso un semplice cavetto mini jack, di collegare le unità fra di loro e quindi di fare multiamplificazione passiva. Interessante, particolare come cosa. Assolutamente sì. E mi ha colpito, era una cosa che non vedevo da tantissimo tempo, la possibilità di collegarvi due coppie di diffusori, sì, speaker system A, speaker system B. Noi ovviamente siamo andati con una coppia di diffusori, con però, il barbapapà. Sì, però ne abbiamo provati tanti di diffusori con questo amplificatore. Anche perché c'è da fare una considerazione, caro Giulio, di carattere commerciale. Sì. Perché questo amplificatore è un amplificatore, qualcuno di voi dirà siete pazzi, non ci interessa, che costando 15.000 euro è un po' a metà tra il segmento high-end e il segmento di fascia alta media, no? Media, sì. Ecco. Quindi categorizzarlo all'interno di una o dell'altra è un po' complicato, tanto che noi abbiamo fatto prove sia qua sopra, quindi con le Kaya 90, col playback, tutto quello che vedete qui, quindi con un impianto high-end, sia invece con diffusori di fascia alta ma nella stanza di sotto. Sì. E quindi ci siamo fatti un giro un po' con tutte le possibilità, perché 15.000 euro oggi non ci compri un integrato high-end che ne costa almeno 25. Poi c'è da dire un'altra cosa importante, che l'economia di scala che si può permettere Marantz, che il gruppo D&M, quindi Denon, Marantz, Bowers e Wilkins, ovviamente non se la può permettere un produttore high-end normale. Ho detto questo, dal momento che ci siamo avventurati nella parte relativa alla costruzione di questo prodotto, dobbiamo dire come nasce. Allora, il prodotto è realizzato interamente in Giappone, nella fattispecie in quel di Shirakawa, Che piccolo è villaggio. Un villaggetto, sì. Esatto. E vedete adesso l'immaginetta di Shirakawa. E quale tecnologia monta a bordo? Allora, leggerete nelle specifiche che monta i moduli Purify, e adesso già ci saranno quelli che staranno affilando la tastiera per dire certo. È schifo, vabbè. Allora, i Purify sono moduli in classe D. In particolare però va detto questo, che la azienda che realizza questi moduli li realizza in versione OEM a uso e consumo di altre aziende o anche degli hobbisti. In questo caso non si tratta di moduli OEM dell'azienda Purify, ma si tratta di una declinazione di un progetto che si chiama Eigentakt, che è stato sviluppato in collaborazione tra i tecnici Marantz e i tecnici di Purify. Quindi stiamo parlando di un modulo che parte dalle basi progettuali di quel tipo di moduli, ma approda a un esito che è totalmente differente ed è totalmente proprietario di Marantz. Detto questo, scusa, aggiungo solo una cosa. Dal momento che Marantz fa questo mestiere, abbiamo detto, dagli anni 50 del secolo scorso, e ha maturato un'esperienza che si è tradotta poi in una conclamata fama e accettazione del marchio, tale da potersi permettere, secondo il nostro parere,
di scegliere la tipologia progettuale che più gli aggrada. Se per il loro modello flagship hanno scelto questa strada, va benissimo, noi giudichiamo per quel poco che possiamo giudicare gli esiti, il suono. Esatto. Ancora una volta, Bravo, Giulio. non prendo le parti della classe A, classe B, non me ne frega niente, nella maniera più assoluta. Questa è una scatola con un ingresso e un'uscita. un'uscita. Che cosa ci sta dentro? Ci potrebbero essere dentro anche i sorci, per quel che mi Esatto. riguarda. Quindi vi prego di limitarvi negli sferzanti commenti polemici che già mi immagino che qualcuno starà facendo, perché io ho fiducia nei tecnici di Marantz e mi sembra banale, no? Esatto. Quindi hanno scelto quello che ritenevano meglio per la loro macchina flagship, figuriamoci. Esatto, tra l'altro moduli costruiti a Shirakawa. Costruiti, quindi realizzati a Shirakawa, con una finezza, perché sulla aletta di raffreddamento c'è scritto Marantz, che mi è piaciuto molto come cosa, e con un'ulteriore finezza, che sono gli stati di alimentazione, poi lo vedremo meglio nello sventramento per quello che possiamo vedere, uno per ogni modulo Purify, da 1 kW/6 cioè, quindi una roba sconvolgente, e al suono, poi ne parleremo meglio, di una velocità, di una prepotenza, di una forza spaventosa, ma lo diciamo meglio dopo, giusto? Ultima notazione, Sì. per quel che mi riguarda, di natura estetica, è che la bellissima griglia di areazione, anche se poi il prodotto non è che scalda più che tanto, che c'è sopra, permette di osservare l'interno, e qui c'è stato qualche furbo designer che ha pensato bene di posizionare dei LED di illuminazione nei punti giusti, il che ti permette di poter apprezzare il profluvio di rame che c'è qua dentro. Sì. Qua avranno, non lo so, sbancato una miniera di rame per costruire Questo questa. è laminato 1,2 mm, quindi è alluminio con una Con lamina di rame. sì. Dal punto di vista, diciamo, della opulenza della costruzione, veramente nulla da dire. Tra l'altro questo trasformatore toroidale che c'è qui in primo piano, anch'esso con la sua calotta in rame, fantastico, fantastico. Altro? Nient'altro, subscribe, campanella, che non c'entra niente. Che non c'entra niente, ma va sempre bene dirlo. No, più che altro Andiamo diciamo allo che sventramento. ci facciamo forza sulle Sì. nostre povere schiene per poter spostare il Model 10 sul tavolo dello sventramento, e Dio ce la mandi buona. Ciao! Giulio, inutile dirti che sono lievemente emozionato, Però sei anche molto soddisfatto, estremamente soddisfatto. Allora, volevo far vedere prima di tutto ai nostri viewers questo che è alluminio laminato, si dice così, con una lamina di rame da 1,2 mm, quindi qui possiamo vedere la sezione. Sì, sì. Tutto l'apparecchio è fatto così, quindi con tutto questo rame laminato. Però tu stai facendo vedere quella che a me piace di meno. No, Mi fai vedere quell'altra che è bellissima? Eccola qua. Guarda che bella con la scritta Marantz. Abbassala un po' che c'è la luce che spara troppo. Ok, perfetto. Così? Sì, perfetto. Allora, facciamo vedere prima il secondo piano, cioè prima il primo piano, quello di sotto, che quasi non si vede, e contiene le sezioni finali che stanno qui sotto e le sezioni di alimentazione delle sezioni finali. Perché vogliamo dirlo, nella letteratura tecnica che ci è stata inviata, Marantz definisce questo apparecchio costruito a più piani. Esattamente. Proprio li Ma infatti, chiama floors. Guarda, facciamolo vedere. da Allora qua. io faccio giro. No, mi affaccio io lateralmente. Infatti qui possiamo vedere lo stadio finale, che è questo, lo stadio di alimentazione, ce ne sono uno per ogni canale, Quindi già qua stiamo cominciando a dire che è dual mono simmetrico. totalmente dual monosimmetrico, e qui possiamo vedere, ma poi lo vediamo meglio anche sopra, le barre di rame con un profilo a L che collegano l'alimentazione dallo stadio che fornisce energia al stadio finale. La costruzione è totalmente modulare, fatta in un modo
splendido perché questa scheda qui, che è la scheda degli ingressi bilanciati, dove possiamo vedere i moduli HDAM in un numero veramente cospicuo, ok? Qua possiamo vedere una pletora di componenti meravigliosi, eccezionali, tutti condensatori di altissimo livello, è tutto fatto a relè, le resistenze facciamo vedere anch'esse di alto livello a bassa induttanza, ok? Ci spostiamo poi da questa parte perché qui c'è solamente lo stadiofono, infatti Giulio prima vi ha fatto vedere questo che va qui. Questo chiude completamente lo stadiofono. Una sorta di sarcofago. È un sarcofago in rame. Questo costruito esattamente, resistenze MELF, uguale, identico allo stadio linea. Mi sono dimenticato di dire una cosa, questo è lo stadio linea bilanciato, ma sotto, e poi lo vedremo nel pannello posteriore, c'è la scheda omologa sbilanciata e quindi con i bilanciatori. Questa è la sezione di ingresso della 220 che ha questo schermo, eccolo qua, che io prima ho rimosso, eccolo qua, ok? Stava qua. Io questo l'ho rimosso per un motivo specifico. Qua entra la 220, possiamo vedere facilmente anche dalla lieve sezione del cavo, e qui possiamo vedere con grande matericità le barre che in questo caso portano la 220 volt, barre in rame. Perfetto. E che caratterizzano, come abbiamo visto anche sotto, un po' tutti i collegamenti ad alta corrente che ha questo amplificatore. Questa è la sezione di filtraggio. Quindi questi due trasformatori, sono bobine, sono bobine. Grosse bobine, infatti qua possiamo vedere questo che è il connettore che porta poi la 220 volt agli alimentatori sotto dei finali. Ok. E questi sono i relè che ovviamente danno o meno alimentazione alle varie sezioni. Qui poi abbiamo lo splendido trasformatore toroidale che alimenta esclusivamente la parte di preamplificazione, perché questo ha un alimentatore solamente per lo stand-by, un alimentatore solamente per la parte di linea e poi due alimentatori, come abbiamo già detto prima, per le sezioni finali. Quindi grosso trasformatore toroidale, e qui possiamo vedere le sezioni di alimentazione e livellamento. 10.000 microfarad, 35 volt, quindi vuol dire che l'alimentazione dei rami è almeno di 24 volt, quindi estremamente alta. A questo punto viene voglia di vedere le viti. Sì. Facciamo vedere, perché le viti sono Puoi di rame. sopra il... Qui? Le viti sono di rame. Non è che sono lamine, sono proprio di rame. Tutte le viti che voi vedete sono tutte di rame. Un trionfo del rame. Esatto. Bene. Ok? Adesso vorrei far vedere il fondo. Sì. Facciamo vedere il fondo, perché sul fondo possiamo vedere un primo strato da 3,4 mm, telaio placcato in rame che invece ospita le sezioni finali. Inquadrando si vede proprio lo spessore cospicuo di questa lastra. Sì. Inferiore nera, e dietro si vede il rame. E qui, se inquadri qua, Giulio, possiamo vedere la letta di raffreddamento della sezione di potenza. Sì. E questa invece è la letta di raffreddamento della sezione di alimentazione di questa sezione di potenza. Possiamo vedere quella meraviglia di coperchio che sta lì di lato con la mesh? Quello lì? Certo. Sì. Lo giro perché è spettacolare, girato, posso? Sì, vai. Guarda qua. Mamma mia. Pannello posteriore? Pannello posteriore, assolutamente sì. Quindi ingresso fono, che corrisponde con la scheda che abbiamo appena visto. Questo è l'FCBS, che sarebbe il bus dati che serve per fare la multiamplificazione passiva. Sì. E poi c'è anche l'interruttorino stereo B-amp. Esatto. Quindi ingressi sbilanciati, ingressi bilanciati. Questo è un ingresso per usarlo come amplificatore finale. Questa è l'uscita di preamplificazione. Queste ovviamente servono nel caso si abbina più di un amplificatore. Certo. E questi sono gli spaventosi build-in post che accettano ovviamente qualsiasi tipo di cavo
monumentali, direi. Anche questi placcati in rame. Esattamente. Bellissimo, fabbricato in Giappone. Quanto mi piace vedere questa scritta dietro gli apparecchi. Ho capito come si monta, quindi montarlo poi. A parte quante viti dovrò rimontare non sarà così difficile, ma vi dico che all'ascolto a me mi ha veramente impressionato, mi ha devastato. Non so a Giulio, ciao tra poco, ciao. Ciao! La prima cosa che ti ha emozionato è il manuale di istruzioni. È questo Marantz certificato di autenticità. Bellissimo. Sono quelle piccole cose Con numero di serie. Con numero di serie. Sono quelle piccole cose che fanno piacere. Sì, fanno la differenza. Assolutamente. Punti di Sì, vista. sì. Parlo per me. Vai. Perché mi è piaciuto, è proprio l'amplificatore per i miei gusti, perché è estremamente energetico, ti dà proprio la sensazione di avere un controllo delle casse assoluto. Sì. Ecco, questo è il controllo delle casse assoluto e quello che viene fuori come se galleggiasse dal nulla dei particolari e dei dettagli della musica che io non avevo sentito con la stessa precisione prima. E quindi ti dà proprio la sensazione di ascoltare quasi lo strumento per quello che è, cosa che molto molto raramente mi era capitato di sentire in altri amplificatori. Ecco. Vero, vero. Allora, vorrei fare una piccola precisazione. Vai, precisa. Allora, noi abbiamo utilizzato questo Marantz con almeno 3 coppie di diffusori Sì. e con un paio di sorgenti, linea e un giradischi. Esatto. Quello che ci è... Scusa, vogliamo dire con quali diffusori? Visto che... Dunque, Atom, Sirocco, mi pare che si chiamino 2.14, è un nuovo progetto dell'Atom, della francese. Verranno in sovraimpressione. Esatto, con le Kaya 90, con le Opera prima V2 e poi con le Davi, non mi ricordo il modello, però insomma con un modello di punta della francese Davi. Diciamo che questa volta ci siamo concentrati sui francesi. Esatto. Allora, quello che volevo dire è questo, che siamo rimasti un po' sorpresi, quantomeno inizialmente, dal fatto che per ascoltare ad un volume insomma appagante bisogna ruotare la manopola del volume in maniera un po' inconsueta, quantomeno rispetto a quelli che sono gli standard ai quali siamo abituati. Diciamo dopo mezzogiorno. Diciamo dopo mezzogiorno. Dopodiché abbiamo posto questa nostra osservazione, questo quesito a Marantz Italia, la quale, devo dire in maniera molto solerte, ci ha risposto dicendo cosa? Vai. Dicendo fondamentalmente che siccome l'amplificatore prima di tutto è disegnato per le uscite del suo CD, Super Audio CD e Network Player, che hanno dei livelli di uscita piuttosto alti, e in generale per tutte le nuove sorgenti che escono alte, hanno mantenuto il guadagno un po' conservativo. Si sono accorti però che, e siccome questo è un amplificatore che non è detto che verrà interfacciato col suo Super Audio CD oppure con sorgenti che hanno un'uscita importante, ma potrebbe essere collegato anche con sorgenti con un livello di uscita in volt più bassino, nella prossima software update faranno in modo da poter selezionare gli ingressi per i quali ci vuole un guadagno più alto, e quindi fare in modo che piuttosto che la manopola del volume in caso di sorgenti, chiamiamole fiacche, debba andare oltre mezzogiorno, possa andare diciamo alle solite ore 9 o ore 10. Esattamente. Che poi questa è una cosa che magari alcune sorgenti, per esempio pensa al playback che c'è su di sopra, quello ha la possibilità rispetto a uno 0 di fare più 3 più 6 o meno 3 meno 6, esatto. Per cui già questo sarebbe sufficiente certo. a aggiustare il guadagno in modo tale da riportare la manopola del volume in una posizione giusta. Normale. Vero è che però sempre più spesso ci rendiamo conto
e che le sorgenti che ci capitano non escono ai canonici 3 volts ai quali siamo abituati, ma tendono a uscire in maniera un po' più brillante. Un po' più brillante, non solo, ma poi non sarà il caso di questo Model 10, ci mancherebbe, perché sicuramente accoglierà sorgenti di un certo livello, ma alcune volte certe sorgenti che nascono sbilanciate e poi hanno un bilanciatore, in realtà le uscite bilanciate di quel tipo di sorgenti sono molto fiacche, Sì. perché nascono con un segnale di ingresso piuttosto basso, e per evitare di fare un circuito di guadagno vero e proprio, ma di mettere solo uno sbilanciatore, ovviamente nell'uscita bilanciata tirano le cuoia, come si dice. Esattamente. Va bene, ho detto questo che... Quindi insomma non vi spaventate se collegandolo dovete alzare un po' di più, è un modo diverso di interpretare. Sì, o piuttosto, chiaro che questa è una come posso dire, osservazione che si può fare in relazione all'eventuale futuro acquirente di questo prodotto, però se incontrate questo Marantz Model 10, che so, in un negozio piuttosto che in una demo, non vi spaventate se lo vedete con una manopola del volume piuttosto accentuata, perché le cose stanno così. Poi detto questo ci sarà questo software update per cui probabilmente il problema rientra immediatamente. Detto questo, io passo alle mie impressioni. Allora, dal punto di vista della graniticità, tenderei a dire, della rappresentazione, sono totalmente d'accordo con Giancarlo, cioè raramente mi è capitato di sentire dei colpi di batteria, dei colpi di timpano così repentini, così che partono, arrivano al massimo e riscendono in un tempo così veloce. Non ci sono code, non c'è niente di niente, il colpo è secco e potentissimo. E naturalmente questa cosa che io adesso sto declinando rispetto alla percussione c'è comunque, c'è negli attacchi dei violini, c'è nel pizzicato dei violini o piuttosto di una chitarra acustica, c'è nei tasti del pianoforte, cioè veramente si nota immediatamente questa reattività della macchina, che è una cosa alla quale noi non siamo abituati, cioè noi siamo abituati a delle macchine che pensiamo che siano veloci e ci piacciono, poi però senti questa o qualche altra macchina dotata di questa caratteristica e dici, ah però, le cose sono molto più simili alla realtà con questo tipo di velocità che non con quella alla quale siamo abituati. Sì. Altra cosa che mi ha colpito è la capacità di proporre, e questo ce ne siamo resi conto con tutti i diffusori con cui lo abbiamo provato, un'immagine molto grande, molto ampia, come se questa musica che arriva proprio riuscisse a respirare e ti dà questo riempimento dell'ambiente. Non c'è questa immagine che sta al centro dei diffusori, sembra proprio che ci sia il desiderio, la volontà di riempire tutto lo spazio. E ripeto, non lo posso attribuire al singolo diffusore, ma ce ne siamo accorti con tutti i diffusori, e parliamo di diffusori di fasce di prezzo notevolmente differenti. Dai 4.000 ai 30.000. Dai 4.000 ai 30.000. Quindi obiettivamente questa è una caratteristica. Dal punto di vista della timbrica, se posso provare a descriverlo, sicuramente non lo metterei negli amplificatori caldi, suadenti. Diciamo che è un amplificatore che secondo me fa della capacità di analisi una delle sue carte vincenti. L'altra, l'ho detto, è quella della velocità, l'altra ancora è quella dell'ampiezza dell'immagine. Però se andate alla ricerca dell'amplificatore suadente, mi metto, diciamo, quasi utilizzando un paragone un po' forzato, però insomma se state cercando quella magia del valvolare, probabilmente questo va in una direzione un po' diversa. Sì. È un'amplificazione, è un suono molto, molto moderno. Quasi ti sembra proprio, soprattutto nel pianoforte, di sentire proprio le corde che vibrano.
O le voci. Sì, le voci, pure, sono impressionanti. E sembrano scolpite. Scolpite, non so poi quanto, perché questa poi è una riflessione che andrebbe fatta, quanto questo sia il, fra virgolette, true sound e quanto invece l'altro, che è un suono più morbido, sia quello che magari piace più a noi ascoltare, ma che poi è un po' più lontano dalla realtà, perché io con questo ci ho sentito proprio lo strumento. Sì. E quando vai a sentire lo strumento spesso è violento, è forte, alcune volte è spigoloso, quindi quanto poi quel suono, fra virgolette vintage, fra virgolette valvolare, corrisponde poi al suono reale? Quanto Certo. invece ha una fotografia che piace a noi? Perché a me questo mi è sembrato estremamente vicino cioè, abbiamo sentito il pianoforte di Danilo Rea prima, abbiamo sentito qualcosa che non avevamo mai sentito. Mai colto, sì. Esatto, quindi poi mi viene da dire, ma è questo poi il suono vero e l'altro è una sua fotografia, per quanto bella, no? E quindi vi dovete forse affacciare all'ascolto di questo Model 10 anche un po' tenendo conto che cerca di tirare fuori quanto più sia possibile dalla sorgente. Volevo poi fare, permettimi un attimo, un'altra precisazione che abbiamo già fatto prima in descrizione riguardo alla classificazione di questo prodotto, perché per quanto mi riguarda potrebbe essere annoverato all'interno degli integrati high-end ben suonanti. Sì. Quindi e il prezzo non lo qualifica sufficientemente, no? Perché alcune persone hanno bisogno che le cose costino tanto per dire che siccome costano tanto valgono tanto. Questo forse costa molto meno di quanto vale. Sì, perché poi questo secondo me ha come competitor il Solution 330-31 mi pare che adesso si chiama, e ad esempio il Gryphon, il Diablo, Il Vitus. il Vitus, insomma macchine che comunque hanno una soglia d'ingresso che sta a circa 5.000 euro più sopra, Almeno, perché sì. almeno 5.000 euro. E francamente io credo che questo Marantz possa combattere ad armi pari con macchine di quel genere. Assolutamente. E poi sono declinazioni, ti può piacere di più l'uno, ti può piacere di meno l'altro, insomma queste sono questioni di gusto. Però quello che dici tu è vero, cioè questa è una macchina che costa 15.000 euro, che per carità sono una tombola, però insomma se la batte con macchine che ne costano notevolmente di più. Grazie per averci dato questa sì. opportunità e grazie perché a quanto pare siamo stati i primi a essere primi. interpellati per poterlo provare. Sì, quindi... anche perché insomma tra tutte le ricerche che abbiamo fatto cosa molto importante. L'articolo sul sito che dovete andare a vedere non è la stessa cosa di quello che facciamo in video, ci sono altre cose aggiuntive. Noi facciamo un grande lavoro di redazione per cercare di fare due cose che viaggiano su binari paralleli ma diverse, proprio ecco. Per esempio, come già ho detto, c'è un approfondimento sull'Accadam, ci sono tutta una serie di cose che vi prego di andare a leggere, perché il sito per noi è un ulteriore sforzo che ci piace e vogliamo fare, ma abbiamo bisogno che più persone vadano a leggerlo, giusto? Sì. Allora, posso sognare? Prego. È talmente drive che me lo immagino con una coppia di enormi GBL che mi arriva fino allo stomaco, Giulio, perché prima abbiamo sentito un pezzo di La Bamba, Jazz Variation, e a un certo punto era talmente meraviglioso il basso profondissimo che ho immaginato l'Everest, dai. Esatto, esattamente. E se qualcuno dice, ma l'Everest, no, vanno benissimo perché sono efficienti tanto, e questo amplificatore 250 watt, che non abbiamo mai detto, 250 watt a canale su 8, 500 su 4, è tranquillamente in grado di pilotarle, per esempio sarebbe, no? Ce lo portiamo. Ce lo portiamo. Dove sappiamo noi, dove ci sono le Everest. Esattamente. Allora, subscribe, campanella, seguiteci social su Twitter, mi raccomando il sito. il sito. Ciao. Ciao.